Mi risulta che David è innamorato di lei. Innamorato? Se parlo di matrimonio è capace di prendere la prima nave per l'Europa. In questo forse ha ragione. Già, è un tipo che non vuole legami, come me. E avrà le sue ragioni. Bentornati in soffitta e benvenuti a una nuova puntata del podcast dedicato alle bellissime protagoniste del cinema sexy italiano degli anni 70 e 80. Oggi ci immergeremo nell'eclettica e sorprendente carriera di un'icona del cinema italiano, Malisa Longo. Eh sì, avete capito bene, questa donna straordinaria è molto più di una semplice attrice, è un'artista a tutto tondo che ha lasciato un'impronta nel cinema di genere, dalla commedia sexy italiana al poliziottesco agli spaghetti western. Nel corso della sua carriera Malisa Longo ha lasciato il segno in tantissimi film, addirittura più di 70, spaziando dai generi più disparati. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata, ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra Malisa Longo. Maria Luisa Longo, meglio nota come Malisa Longo, è nata il 13 luglio del 1950 a Venezia. La sua bellezza e il suo fisico mozzafiato l'hanno portata a entrare nel mondo del cinema dopo aver iniziato come modella a Milano. Tuttavia è stato a Roma che il mondo del cinema ha riconosciuto il suo potenziale. Fra gli anni 70 e gli anni 90 interpreta una lunga serie di film di genere, alcuni dei quali diventati di culto, come L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente con Bruce Lee e Chuck Norris, Un tipo con una faccia strana ti cerca per ucciderti e Il gatto nel cervello di Lucio Fulci. Si fa notare anche nel cinema d'autore, da Roma Bene di Rizzani alla Città delle donne di Fellini e nei film del suo conterraneo Tinto Brass, Salon Kitty, Miranda, Snack Bar Budapest. Negli ultimi anni si è dedicata alla scrittura. Fra le sue ultime pubblicazioni troviamo il romanzo La vita di Elisa, pubblicato da Mondadori, e la raccolta di poesie Appunti dell'anima, e alla pittura, attività artistica intrapresa già alla fine degli anni 60. Malisa Longo, tra i molti ruoli in carriera, è celebrata dai cinefili, soprattutto dell'estero in Oriente, come l'unica attrice europea ad aver lavorato con il più carismatico artista marziale di tutti i tempi, Bruce Lee. È incredibile come quella piccola parte mi abbia dato così tanta celebrità nel mondo, malgrado gli altri miei 70 film, tra cui non pochi con registi importanti come Fellini e Brass, racconta Malisa. Per tutti ero diventata l'Italian Beauty, la Cina impazziva per me, mi cercavano in continuazione. E pensare che non volevo nemmeno recitarla quella parte. Ero nel pieno della mia carriera. Il mio fidanzato, che poi divenne mio marito, Riccardo Billi, ricevette la proposta di curare la produzione delle scene che si dovevano girare qui a Roma. Io ero da poco diventata Miss Cinema Miss Italia. Bruce Lee mi vide e chiese di conoscermi per capire se potevo accettare quella piccola parte. Riccardo, ma dai, che mi fai fare? Una comparsa in un film di uno che non conosce nessuno, dissi a mio marito. Alla fine accettai, anche se non mi aspettavo le conseguenze che mi avrebbe portato, soprattutto a livello di celebrità fuori dall'Italia. Malisa Longo ha collaborato con Tinto Brass, con cui ha girato alcuni film, cimentandosi anche nell'attività di sceneggiatura e regia cinematografica, oltre che in quelle di pittura, scrittura e giornalismo. È sposata col produttore Riccardo Billi. Ha partecipato a Miss Italia nel 1970, arrivando seconda per la fascia di Miss Cinema. Ha posato nuda per Le Ore e per le altre riviste del settore. Durante la sua carriera è stata talvolta accreditata con pseudonimi diversi: Malisa Lang, Melissa Lang, Malisa Long, Melissa Long, Maria Luisa Long, Maria Luisa Longo, Mary Luisa Longo.
Come interprete protagonista, ma anche caratterista, è stata impiegata in diversi B-movie di genere avventuroso, poliziottesco, peplum, fantascientifico, spaghetti western della commedia sexy italiana. Ha lavorato anche per il cinema spagnolo e quello francese. I suoi film sono davvero tantissimi per poterli citare tutti in questo video. Ricordiamo tra questi La città delle donne di Federico Fellini, La dottoressa ci sta col colonnello di Michele Massimo Tarantini, Sette uomini d'oro nello spazio di Alfonso Brescia, Miranda di Tinto Brass, Il Mamma Santissima sempre di Alfonso Brescia, Le guerriere dal seno nudo, che è tutto un programma, di Terence Young, La mondana nuda, altro titolo che è tutto un programma, di Sergio Bergonzelli, Snack Bar Budapest di Tinto Brass, Una sull'altra di Lucio Fulci, Una ragazza piuttosto complicata di Damiano Damiani, Il trapianto di Steno e C'era una volta questo pazzo West di Vincenzo Matassi. Ma sono davvero tantissimi film della grandissima Marisa Longo, una donna veramente bella, sexy e intelligente che il tempo sembra non avere scalfito. Se sei d'accordo con me, scrivimelo nei commenti e non dimenticare di lasciarmi un like se questo video ti sta piacendo. Oltre alla sua carriera davanti alla macchina da presa, Marisa Longo ha dimostrato di essere un'autentica artista poliedrica. Ha sempre cercato nuovi modi per esprimere se stessa e il suo spirito intraprendente l'ha portata a sperimentare in vari ambiti artistici, portando a risultati straordinari. Inoltre non possiamo dimenticare il suo ruolo nella realizzazione di progetti cinematografici e televisivi, come la sceneggiatura cinematografica di Mozioni e il programma televisivo Il favoloso mondo della music hall e il suo coinvolgimento nel retroscena del film Luci Rosse, documentato nel film Sesso, Verità e Videotape, dimostra ancora una volta la sua curiosità e la sua audacia nell'esplorare nuovi territori. Infine, ciò che emerge chiaramente dalla straordinaria vita e carriera di Marisa Longo è la sua capacità di spaziare tra generi cinematografici e forme d'arte diverse, lasciando un'impronta in ciascuno di essi. La sua versatilità, il suo coraggio nel cercare nuove sfide e la sua passione per l'espressione creativa sono testimonianza del potere dell'arte nell'ispirare e trasformare le vite. È un esempio di come la creatività non abbia limiti, e che l'impegno può aprire le porte inaspettate e che l'audacia di esplorare nuovi territori può portare a un'eredità duratura. Marisa Longo rimarrà sempre un simbolo di passione, di dedizione e di intraprendenza nel mondo dell'arte. I colori dell'anima, che sono i colori della mia anima nelle varie stagioni della mia vita, che comincia da quando io ho cominciato a dipingere da giovanissima, poi sono stata catturata nel cinema e un po' perso di vista la pittura. Io invece ho continuato, adesso ho ripreso a dipingere e mi sono buttata a capofitto, perché ogni cosa che faccio la faccio proprio deve essere con passione. Purtroppo però non tutte le storie hanno un lieto fine e cliccando sul video accanto scoprirai cosa è successo a quest'altra bellissima attrice.